Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast di italiano. Io sono Joe e oggi parliamo di un argomento super utile. Ciao, sono Emma. E sì, oggi il tema è molto pratico. Parliamo di lavoro, di professioni e soprattutto impariamo a chiedere e rispondere alla domanda più comune quando incontri nuove persone. Che lavoro fai? Esattamente. Questa è una delle prime domande che gli italiani fanno quando si conoscono. È importante perché in Italia la professione è parte dell'identità di una persona. Quindi, Emma, sei pronta a diventare un'esperta di professioni italiane? Prontissima! Allora, Joe, iniziamo proprio dalla domanda base. Come chiedo a qualcuno cosa fai nella vita o qual è il tuo lavoro? Ottima domanda. Ci sono diversi modi, tutti molto comuni. Puoi dire: che lavoro fai? Questa è la versione più diretta e frequente. Oppure puoi dire: cosa fai? O ancora: qual è la tua professione? Questa è un po' più formale. E come rispondo? Dico semplicemente il mio lavoro? Sì, esatto. La risposta più comune è faccio, seguito dalla professione. Per esempio, faccio l'insegnante, faccio il medico, faccio l'avvocato. Nota bene, usiamo sempre l'articolo prima della professione. Questo è importantissimo. Aspetta, quindi non dico sono insegnante, ma faccio l'insegnante? Brava! Hai colto il punto cruciale. In italiano possiamo dire entrambe le cose, ma ci sono piccole differenze. Faccio l'insegnante è più comune e informale. Sono insegnante è corretto, ma suona un po' più formale. E attenzione, quando usiamo sono, non mettiamo l'articolo. Non diciamo sono l'insegnante. Diciamo sono insegnante. Oppure faccio l'insegnante. Ah, capisco. Quindi con fare uso l'articolo. Con essere no. Perfetto. E adesso, Joe, insegnami alcune professioni comuni. Iniziamo con quelle più frequenti. Benissimo. Allora, cominciamo con i lavori classici. C'è il medico o la dottoressa. Attenzione, cambia al femminile. Poi abbiamo l'insegnante. Questo è uguale al maschile e femminile. C'è l'avvocato o l'avvocata, l'ingegnere o l'ingegnera. Aspetta, quindi alcune professioni cambiano al femminile e altre no? Esatto. Alcune professioni hanno una forma maschile e una femminile diverse, come l'attore e l'attrice, o il cameriere e la cameriera. Altre sono uguali per entrambi, come l'insegnante, il giornalista e la giornalista. È una cosa che impari con la pratica, non preoccuparti troppo all'inizio. Va bene. Continua con altre professioni, per favore. Certo, abbiamo lavori molto comuni, come l'impiegato o l'impiegata. Questo è una persona che lavora in ufficio. Poi c'è il commesso o la commessa, chi lavora in un negozio. Il cuoco o la cuoca, chi cucina nei ristoranti. E naturalmente lo studente o la studentessa. E per le professioni moderne? Come si dice programmatore, designer, influencer? Ah, ottima domanda. Molte professioni moderne in italiano usano la parola inglese. Diciamo il programmatore o la programmatrice. Questa è la versione italiana, ma molti dicono anche il developer o il web designer, usando l'inglese. Per influencer usiamo proprio la parola inglese, l'influencer. Interessante. E se non lavoro? Se sono disoccupato o in pensione? Bene, se non lavori puoi dire sono disoccupato o sono disoccupata, oppure più gentile, cerco lavoro. Se sei in pensione dici sono pensionato o sono pensionata. E se sei casalinga o casalingo, chi sta a casa, dici faccio la casalinga o sono casalingo. Perfetto.
Ora facciamo un dialogo pratico, Joe. Immagina che ci incontriamo a una festa. Tu mi chiedi che lavoro faccio, io rispondo che sono architetta. Proviamo. Va bene. Allora, Emma, piacere di conoscerti. Che lavoro fai? Piacere, Joe. Faccio l'architetta. Progetto case ed edifici moderni. È un lavoro molto creativo, mi piace tanto. Che bello, deve essere affascinante. E dove lavori? Hai uno studio tuo? No, lavoro per uno studio di architettura qui in città. Siamo un team di 5 architetti. Lavoriamo insieme su progetti grandi. E tu? Che lavoro fai? Perfetto, Emma. Hai usato tutto benissimo. Hai detto la professione, hai aggiunto dettagli e hai ricambiato la domanda. Questo è molto importante nella conversazione italiana. Sempre chiedere anche all'altra persona. Grazie, mi sento già più sicura. Ma dimmi, Joe, ci sono qualche espressione particolare che gli italiani usano quando parlano di lavoro? Sì, ce ne sono alcune molto comuni. Per esempio, se il lavoro va bene, diciamo «il lavoro va a gonfie vele». Significa che tutto procede perfettamente. Se invece è un periodo difficile, diciamo «il lavoro è duro» oppure «ci sono momenti difficili». E come chiedo? Dove lavori? Oppure da quanto tempo fai questo lavoro? Ottimo! Dove lavori è esattamente così, semplicissimo. E per il tempo chiedi «da quanto tempo fai questo lavoro?» oppure «da quanto tempo lavori qui?» La risposta tipica è «lavoro qui da 3 anni» o «faccio questo lavoro da 5 anni». Usiamo sempre «da» per indicare il tempo continuato. Capito. E parlando di cultura italiana, è vero che gli italiani chiedono subito che lavoro fai quando ti conoscono? Sì, è verissimo. In Italia la professione è importante socialmente. Non è considerato maleducato chiedere, anzi, è normale. Di solito, dopo il nome e da dove vieni, la terza domanda è sempre «che lavoro fai?» Fa parte della conversazione naturale, soprattutto tra adulti. Interessante. E c'è differenza tra Nord e Sud Italia riguardo a questa cosa? Non tanto riguardo alla domanda, ma più riguardo all'importanza del lavoro nella vita. Al nord, specialmente in città come Milano, il lavoro è spesso centrale. La gente si identifica molto con la professione. Al sud, la famiglia e le relazioni personali sono ancora più importanti del lavoro, anche se ovviamente il lavoro conta comunque. Che bello capire queste differenze culturali. Ora facciamo un momento interattivo per i nostri ascoltatori. Joe, dai qualche frase da ripetere. Perfetto. Allora, ascoltatori, ripetete dopo di me ad alta voce. Prima frase. Che lavoro fai? Bene. E adesso questa. Faccio l'insegnante. Attenzione alla pronuncia dell'articolo. L'insegnante. Ottimo! E quest'ultima. Lavoro in un ufficio da 3 anni. Provate a dirla con sicurezza. Bravissimi! Ora, Joe, ricapitoliamo velocemente. Quali sono le parole chiave di oggi? Eccole. Primo, la domanda. Che lavoro fai? Secondo, la risposta con fare. Faccio, il o la, con l'articolo. Terzo, la risposta con essere. Sono, senza articolo. Quarto, alcune professioni comuni, medico, insegnante, avvocato, impiegato, cuoco. E quinto, sempre chiedere anche all'altra persona. È educato. Perfetto. E un ultimo consiglio per i nostri ascoltatori? Sì, non abbiate paura di dire la vostra professione, anche se è in inglese o se non sapete la traduzione italiana esatta. Gli italiani capiscono benissimo parole come manager, designer, consultant. Potete sempre dire lavoro nel settore di e poi il campo, marketing, tecnologia, educazione. Funziona sempre. Ottimo consiglio, Joe. Grazie mille per questa lezione utilissima. Adesso, quando incontro italiani, so esattamente cosa dire quando mi chiedono che lavoro faccio. Perfetto, Emma! E a tutti voi che ci ascoltate,
Praticate queste frasi, preparate la vostra risposta personale e usatela. La prossima volta che qualcuno vi chiede «Che lavoro fai?», rispondete con sicurezza in italiano. Ciao a tutti e alla prossima! Ciao e buon lavoro a tutti! O meglio, in bocca al lupo per il vostro italiano!